Allora, buongiorno ragazzi, sono qui a Torino da Young Platform con Andrea Ferrero, Ciao, Ricky. amministratore delegato e cofondatore di Young Platform. Ciao a tutti. Sono qui perché oltre ad essere loro amico, in questo momento il mondo delle cripto spinge fortissimo e la domanda che tutti si fanno in questo momento, dove il Bitcoin è tra i 35 e i 40 mila dollari, è: compro o vendo? E quindi, dato che loro, avendo un exchange, sono molto più esperti di me, ricordo che questi non sono consigli finanziari. In alcun modo. Cosa succede secondo te tra 1, 2, 3 settimane, quindi a breve termine? Ok. Cosa succederà a medio termine, quindi tra 3-6 mesi? Sì. E quali sono le aspettative a lungo termine? Poi alla fine, se puoi, ti chiederei anche di darci qualche consiglio su quella che viene chiamata alt season Sì. di tutte le altcoin, quindi le monete diverse Da Bitcoin. le criptomonete diverse da Bitcoin. Quindi direi, cosa succede nel breve termine, cosa ci aspetta nei prossimi giorni, prossime settimane? Vabbè, ti ringrazio per essere venuto a trovarci e per chiedere a noi queste informazioni. Diciamo che come ha detto Ricky, noi non possiamo dare consigli finanziari, però sono tutte opinioni personali. Ragazzi, questo è un video in collaborazione con Young Platform, che ringrazio nuovamente per aver trovato un momento dato il periodo che il mondo cripto sta vivendo. Quindi, se volete comprare o vendere cripto in semplicità e sicurezza con un exchange italiano e ottime commissioni, Young Platform è la scelta perfetta, sia per il loro prodotto per neofiti che per il loro Exchange Pro. Tra l'altro, con il codice Zanetti, passando per il link qui sotto in descrizione, potete addirittura dimezzare le commissioni. Ora, bando alle ciance e vediamo cosa ne pensano loro del prezzo del Bitcoin. Allora, partendo dallo step 1, quindi a breve termine, cosa sta succedendo in questo periodo dove il mercato delle criptovalute è di nuovo andato in FOMO? I giornali ne parlano, i telegiornali hanno ricominciato a parlarne. Solitamente quando la situazione è come quella che abbiamo vissuto nelle ultime settimane, la tendenza è quella di chi ha già investito in Bitcoin di uscire, quindi iniziare a liquidare una parte delle proprie posizioni. Però cerchiamo di fare un preambolo iniziale. Che cosa sta succedendo e per quale motivo Bitcoin sta crescendo così velocemente? Diciamo che noi negli ultimi 3 anni, dopo il 2017-2018, quando di nuovo si parlava solo di Bitcoin ed il Bitcoin era sulla bocca di tutti, in questi ultimi 3 anni non ne abbiamo più sentito parlare, quasi come se ci fosse stato un completo disinteressamento da questa moneta, da questo asset. Nell'ultimo periodo invece è tornato in voga. Per quale motivo? Perché l'economia monetaria di Bitcoin segue delle fasi cicliche. Noi in questo 2020 abbiamo vissuto a marzo il cosiddetto halving, quindi tutti i soggetti industriali che estraggono giorno dopo giorno, ad oggi 900 Bitcoin al giorno circa, che si chiamano miner, da marzo, dopo l'halving, hanno iniziato a guadagnare la metà rispetto a quanto guadagnavano la settimana precedente. Quindi non è che il prezzo poi riprende e cerca un nuovo bilanciamento subito, ma ci mette del tempo. Diciamo che questa è la prima fase di questo nuovo riassestamento della politica monetaria di Bitcoin, perché deve trovare un nuovo centro, un nuovo posizionamento, che è arrivata prima del previsto, tra virgolette, perché nel 2016, quando c'era stato l'ultimo halving, quello precedente al 2020, Sì. abbiamo visto arrivare questo riequilibrio, poi con la bolla che poi è scoppiata nel Natale dell'anno seguente, quindi nel 2017. Esatto. Noi questa volta l'abbiamo visto con anticipo, secondo me, per 2 principali motivi. Uno, il fatto che questa volta era sicuramente il mercato era più consapevole dello strumento Bitcoin e quindi lo si conosceva già, a differenza che del 2016-2017, che invece doveva ancora essere conosciuto dalla maggior parte delle persone. Ma è la domanda che tutti si stanno facendo: questa è una bolla o non lo è? Diciamo che la si può descrivere come una delle tante microbolle che vivremo durante questo riassestamento della politica monetaria di Bitcoin. Quindi noi nel 2021 vivremo 2 fenomeni. Uno, il fatto che siamo nell'anno della confusione finanziaria, un po' portato dalla crisi che sta succedendo per colpa del Covid, un po' portato da quello che stanno facendo le banche centrali, quindi di stampare un'enorme quantità di denaro e metterla sul mercato. Di conseguenza tanti soggetti istituzionali, quindi non più Andrea
Riccardo o un piccolo investitore che al massimo poteva mettere 1-2 milioni di euro nel 2017 su Bitcoin, stavolta sono soggetti istituzionali che i 2 milioni di euro li mettono probabilmente all'ora o al minuto. Di conseguenza questo forte interessamento ha creato questa micro bolla. Non si parla però di bolla perché nel momento in cui il minimo che noi andremo a toccare una volta conclusa questa fase di riassestamento sarà più alta rispetto al prezzo di partenza. Ci si auspica e si pensa che sia così, almeno negli ultimi 10 anni è stato così. Quindi non è una bolla che si riempie e si sgonfia, ma nel tempo si consolida il sottostante. Di conseguenza diciamo che è una crescita naturale del protocollo Bitcoin. Questa prima fase, quindi nel breve termine, noi quello che stiamo vedendo adesso è troppo entusiasmo nei confronti dell'asset, quindi tendiamo a evitare di acquistare a livelli così alti, visto che c'è una ipervalutazione dell'asset. Naturalmente, come vi dicevo prima, quest'anno noi stiamo vivendo una fase di riassestamento del valore di Bitcoin, quindi a medio termine e medio-lungo termine sicuramente quello che noi vediamo è che il valore di Bitcoin continuerà a crescere. Per quale motivo? Per due principali motivi. Uno è che c'è di nuovo un interesse enorme da parte di soggetti che fino a un anno fa non si sarebbero mai sognati di acquistarlo e proprio non potevano per questioni legali. Loro non avevano la possibilità di acquistare questo asset, a differenza invece di quest'anno, che grazie all'evoluzione della normativa in questa industria oggi possono permettere di acquistare questo asset e metterlo nei propri conti. L'altro è il fatto che c'è una grossissima parte dei Bitcoin in circolazione che sono completamente illiquidi. Che cosa significa? Che sono stati accumulati a dei prezzi... dei portafogli che non sono in exchange o pronti ad essere scambiati. Esatto, non sono liquidabili. Cosa è successo? Che in certe fasi dal 2018 al 2020 certi soggetti, che le cosiddette whale, quindi quelli che possiedono dei 10.000 bitcoin in su, hanno accumulato una quantità importante di questo asset e l'hanno messo all'interno dei loro cold wallet, quindi completamente staccati dagli exchange, non liquidabili velocemente. Questo cosa comporta? Comporta un'ulteriore scarsità dell'asset, perché noi sappiamo che ce ne saranno 21 milioni, oggi ce ne sono 19 milioni e mezzo circa in circolazione, ma il fatto che il 70% di questi 18 milioni non siano liquidabili lo rende ancora più scarso. Quindi è normale vedere fasi di bolla di questo tipo. La cosa importante è essere sempre consapevoli di quello che sta succedendo sul mercato. Quando c'è troppo entusiasmo è il momento di avere paura, cioè dire ok, prendo profitto dalle mie posizioni. Quando c'è poco entusiasmo invece vuol dire che l'asset è sottovalutato dal mercato, di conseguenza è il momento invece di accumulare posizioni sull'asset. Molto controintuitivo, però è il modo di fare profitto alla fine. Corretto, bisogna andare contro quello che fanno il 90% delle persone. Chiaro. Dopo questo ritracciamento che abbiamo vissuto da 40.000 a 30.000, sì. Cosa ti stai aspettando che adesso il Bitcoin in queste ore sta rimbalzando? In questo momento vediamo ancora tantissimo interesse, quindi probabilmente la sua corsa non è ancora terminata. Noi comunque siamo consapevoli che Bitcoin deve chiudere una sua fase ciclica, che è il ciclo annuale, e dovrebbe chiuderlo verso marzo. A marzo potremmo trovare di nuovo dei punti di ingresso molto interessanti per di nuovo una nuova fase ciclica, quindi l'inizio della cosiddetta bull run, quella che abbiamo proprio vissuto durante il 2017 e inizio del 2018. Successivamente alla fase di bull run ci sarà proprio l'alt season ai nostri occhi. Spiegala brevemente perché non tutti sono esperti in materia. La bull run o l'alt season? La bull run e anche l'alt season. Allora, la bull run, diciamo che Bitcoin è un asset che è sempre in bull market. Il bull market significa che il trend del prezzo è sempre crescente, anno per anno. Il minimo che si tocca ogni anno è meno rispetto al minimo che si tocca l'anno successivo. Si parla sempre di minimo comunque. Esatto, il minimo che io tocco nel 2017 è più basso rispetto al minimo che toccherò nel 2018, che è più basso rispetto al minimo che verrà toccato nel 2019. E quindi qua siamo in bull market. La bull run invece è una fase più stretta dal punto di vista temporale, ma dove si cresce in modo esponenziale. Certo. In questo caso il mercato va nel cosiddetto FOMO, cioè il 90% delle persone che approcciano l'asset hanno paura di rimanere fuori dall'opportunità e di conseguenza sono disposte a pagarlo tanto
di pagarlo anche più di quello che effettivamente il mercato lo valuta. Di conseguenza abbiamo queste fasi, la bull run di solito si trova dopo l'halving e poi dopo la bull run c'è una fase di riassestamento del prezzo dove l'industria va a consolidare i fondamentali. Ma quindi... pensi che tutto questo fenomeno, nonostante siano entrati investitori istituzionali, si possa riaffermare anche con professionisti che investono in materia o no? Assolutamente sì, perché gli attributi monetari di Bitcoin tenderanno sempre a portare a fenomeni di questo tipo, quindi forti rally di crescita e poi anni di consolidamento successivamente, perché non so, i soggetti che compongono l'industria non sono solo gli acquirenti, ma sono anche chi lo estrae questo Bitcoin. Quindi i minatori saranno sempre portati a ipervenderlo in certe fasi e iper comprarlo in altre. Questo porterà al mantenimento di questo modello di crescita con investitori istituzionali o anche senza. Anzi, quello che noi ci auspichiamo e l'effetto che stiamo vivendo in questo periodo è che nel 2017, la bolla del 2013, la bolla del 2010 erano in assenza di investitori istituzionali, c'era molta più manipolazione. Invece quest'anno noi ci auspichiamo e ci aspettiamo che questi di vedere movimenti siano meno volatili. Assolutamente, perché in primis il retailer, quindi l'utente piccolo, sarà sottoposto a meno stress, a meno volatilità, e poi dall'altra parte l'investitore istituzionale difficilmente può permettersi di investire in un asset così volatile come quello che abbiamo visto. Perché poi è difficile giustificarlo al cliente finale. Sì, e poi anche un po' per normativa, quindi la legge, se uno strumento è troppo rischioso e troppo volatile, allora rischiamo che poi questi investitori istituzionali tenderanno ad allontanarsi al posto che continuare ad approcciarlo. Invece successivamente alla bull run il fenomeno di Bitcoin, che attrae una mole di clienti nuovi e una mole di attenzione incredibile, perché è un po' come parlare della Apple nel campo degli smartphone, è il brand più forte, il brand più capace di attirare attenzione. Successivamente c'è la fase di alt season, quindi dove gran parte dei capitali attratti grazie a Bitcoin si riversano sulle altcoin, quindi dalle principali che sono Ethereum, Litecoin, eccetera eccetera, alle quelle un po' più piccole come quelle nascenti, Polkadot, Dash, eccetera eccetera. Il fenomeno alt season è un fenomeno molto speculativo, portato principalmente e costruito principalmente dalle whale, quindi quelli che hanno accumulato tanti Bitcoin, se li ritrovano a un certo punto della bull run, quasi alla fine della bull run, che valgono un sacco di soldi e li utilizzano per acquistare asset un po' più piccoli e più facilmente manovrabili. E sperano di fare il raddoppio continuo. Corretto, quindi continuano a cercare ulteriore guadagni. È molto rischioso, ma potenzialmente anche molto profittevole. Sì, bisogna stare molto attenti. Bisogna essere molto consapevoli di quello che si sta facendo. Certo. Diciamo che noi tendiamo a, come abbiamo fatto anche con la costruzione dei prodotti, abbiamo costruito un prodotto base per chi vuole acquistare 100, 200, 1000 euro di Bitcoin, e un prodotto professional, all'interno del prodotto base ci sono le principali coin, le principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum, quelle un po' meno volatili o un po' più sicure. Sì, dove c'è già un mercato molto più ampio. Corretto, e in modo tale anche da tutelare quel cliente. E un prodotto professional invece dove ci sono anche le altcoin, quindi un po' più alto rischio e proprio per un'ottica speculativa, e quel prodotto lì è idoneo per una persona che sa cosa sta facendo e di conseguenza è consapevole dei rischi che si prende e anche delle opportunità che ha. Finendo, volevo chiederti cosa pensi invece a lungo termine dell'adozione del Bitcoin, cosa pensi del mercato dove si sta muovendo? Pensi che il Bitcoin vada a replicare o magari sostituire o affiancarsi all'oro? Come la vedi? Anche in questo caso sono puramente opinioni personali e non consigli finanziari. È sempre un buon momento per comprare Bitcoin. Noi abbiamo sempre la tendenza a vederlo o troppo alto o troppo basso, cioè come domenica notte che c'è stato il crollo del prezzo, tutti aspettavano questo crollo, poi quando questo crollo c'è stato nessuno ha comprato perché pensavano che il prezzo continuasse a scendere. Quindi il retailer ha questa tendenza a autoingannarsi da solo, autoconfondersi da solo. L'ideale per chiunque acquisti è sapere già dove ha intenzione di concludere quella tale posizione, cioè se io voglio acquistare a $30.000 quando il Bitcoin varrà o vale $30.000, sapere già
qual è il mio scenario negativo e qual è il mio scenario positivo. In questo modo tolgo un po' di emotività, Corretto. altrimenti non ci sto più dentro. Infatti il comportamento errato avviene nel momento in cui non c'è una strategia e non c'è neanche una tattica, quando il mio percorso di investimento non ha delle tappe prefissate con degli obiettivi. Chiaro. E quindi tendo a dare il 100% del mio portafoglio in mano alle mie emozioni, che non sono in grado di gestire, che non sono in grado di controllare. Tornando alla visione a lungo termine, la visione a lungo termine secondo me è accumulare Bitcoin nel tempo, quindi i cosiddetti pacchi, i piani d'accumulo. Io ogni mese, ogni 3 mesi, a seconda delle mie disponibilità, delle mie tasche, vado a mettere una parte del mio portafoglio in Bitcoin. E per quale motivo ha senso inserire un asset di questo tipo all'interno del mio portafoglio? Uno, perché in questo momento sta dimostrando di essere migliore rispetto ad asset di riserva di valore come l'oro. Migliore non significa che potrà ottenere migliori performance, significa che per i suoi attributi monetari, di nuovo, è potenzialmente migliore rispetto a quello che fa l'oro, a quello che ha fatto negli ultimi anni, a quello che ha rappresentato l'oro, quindi una riserva di valore. Per quale motivo? Perché io un lingotto, per se lo voglio custodire in una banca, mi costa. Se io voglio custodire il Bitcoin nel mio hardware wallet, non ha un costo. Chiaro. Se io lo voglio spostare a Ricky, se lui abita in Che poi Veneto non e si io parla abito... nemmeno di custodire all'interno. In realtà è tutt'altro. esatto, corretto. Se io voglio mandare un lingotto d'oro da Piemonte a Ricky che abita in Veneto, sicuramente mi costerà il corriere molto di più di quello che mi costa mandare mezzo Bitcoin. Se vediamo invece la facilità con la quale lo si può vendere, anche il Bitcoin per assurdo è maggiormente liquido rispetto all'oro, di conseguenza ha una serie di caratteristiche che in questo momento fanno pensare al mercato che è un asset migliore. Però secondo me sul lungo termine non lo sostituirà. Per quale motivo? Perché l'oro è la rappresentazione di una riserva limitata fisica. Invece Bitcoin è un esperimento sociale e tecnologico che sta dimostrando che per la prima volta nel mondo si è riuscito a creare una riserva, un bene scarso digitale. Chiaro. Un bene scarso digitale può succedere una sola volta e su un solo asset può rappresentare questo modello di scarsità, perché se io creo un altro Bitcoin difficilmente riesco a creare un network come ad oggi di 150 milioni di persone nel mondo che vedono nel Bitcoin un bene scarso digitale. Sì, perché alla fine poi si parla sempre di mercato, effetto rete, domanda-offerta. Il primo è quello che riesce a prendere il mercato, Sì. di conseguenza oggi l'asset Bitcoin È quello che ha più vantaggi, perché la probabilità che mantenga il mercato è altissima in questo momento, ma non è certa. Corretto, assolutamente corretto. Quindi sul lungo termine inserire all'interno del proprio portafoglio anche piccolissime parti, perché spesso noi sentiamo dire ah però costa 35.000 euro, non riesco a comprarne uno intero. Non è così, cioè si può tranquillamente comprarne uno 0,01 e la crescita che ha non si ribalterà sul Bitcoin intero, ma si ribalterà sulla mia piccola porzione di Bitcoin che ho acquistato. Chiaro. Questo sicuramente a lungo termine Bitcoin noi lo vediamo come un asset tranquillamente paragonabile all'oro. Come oggi l'oro viene visto, Bitcoin verrà visto con altrettanto trust, con altrettanta fiducia dal mercato. Chiarissimo. Io ci tengo per l'ultima volta a precisare che tutte queste sono opinioni personali e non sono consigli finanziari, e prima di fare ogni spostamento approfondite. Tra l'altro Yang ha un'academy dove potete trovare tantissimi contenuti, andate ad informarvi prima di muovere i vostri soldi, giustamente. Corretto, e cercate di lasciare le emozioni da parte e fate, come ha detto prima Ricky, una strategia quando iniziate ad approcciare uno strumento. Grazie mille e Grazie a te, buona Ricky. fortuna per tutto. Grazie a voi. Sempre Ciao. un piacere passare per Torino. Ciao! Ciao ciao! Infine ringrazio nuovamente Andrea e vi ricordo che se foste interessati a provare il loro exchange, qui sotto in descrizione trovate il mio codice bonus per risparmiare sulle commissioni di Young Platform. Ed oltretutto, per chiunque sia nuovo del mondo cripto, voglio sottolineare il loro grande vantaggio essendo un exchange italiano che si affida a banche italiane con un supporto interamente in italiano. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!